Ciao a tutti, in questo video voglio presentarvi come funzionano il cambio e i servizi del Fiat Agri 160-90. Andiamo in cabina e cominciamo. Sotto al volante ci sono due leve. La leva di destra serve per comandare le marce. Se io la ruoto verso destra, innesterò la prima. Se la ruoto verso sinistra, innesterò la seconda. Se la metto in folle, premo la leva e ruoto verso destra, innesterò la terza. Se la ruoto verso sinistra, innesterò la quarta. La leva di sinistra invece comanda le gamme e funziona con lo stesso principio. Se io premo la leva e la ruoto verso sinistra, innesterò la prima gamma o le lente. Se la riporto in folle, questa si alzerà tramite una molla e ruotandola verso destra innesterò la seconda gamma o le medie. Portandola in folle, premendo e ruotando verso destra, innesterò la terza gamma o le veloci. Riportandola in folle e ruotandola verso sinistra, innesterò invece la retromarcia. Sulla destra troviamo i comandi per il sollevatore. Questa leva comanda la posizione, mentre invece con questa si regola lo sforzo controllato. Qui invece troviamo la leva per il comando dell'acceleratore a mano e qui a destra invece i pulsanti per il funzionamento rapido del sollevatore. Se io premo fino in fondo, fino a far bloccare questo pulsante, il sollevatore si abbasserà fino alla posizione stabilita. Per farlo ritornare in alto basterà agire su questo pulsante e sbloccando questo bottone il sollevatore si alzerà di nuovo. Con queste tre leve si comandano invece i distributori idraulici. Questo potenziometro qua serve per regolare la sensibilità del controllo dello sforzo e con questa leva invece si innesta la presa di forza e per innestarla basta tirarla verso indietro. Sulla pedana troviamo poi un potenziometro che serve per regolare la velocità con cui i bracci scendono più o meno velocemente e questo pulsante che invece è il bloccaggio totale dei differenziali. Lo si preme e questo rimane abbassato e i differenziali sono bloccati. Per sbloccarlo basta premere uno qualsiasi dei due pedali del freno e questo si sbloccherà di nuovo. Sulla sinistra invece troviamo la radio, il freno a mano, l'innesto del riduttore o delle marce super lente portando indietro la leva e poi l'innesto della doppia trazione che basta semplicemente abbassare la leva per innestarla e risollevarla per disinnestarla. Sotto il cambio sono presenti 4 pulsanti, questi più a sinistra servono per comandare le luci, mentre invece questo in alto a destra serve per scegliere quale livello del serbatoio si vuole vedere, se il serbatoio principale o quello secondario, e invece questo è l'avviamento a freddo. Queste sono le 4 frecce, la chiave di accensione e il manettino che tirandolo spegne il trattore. Qua invece, qua in alto troviamo i comandi per la ventilazione e questo serve per accendere il lampeggiante. Bene, andiamo in strada, facciamo un giro così vi faccio vedere il funzionamento del cambio. Bene, eccoci in strada, sono in terza gamma o veloce, innesto la prima marcia. Seconda, terza, quarta,
metto in seconda, adesso lascio in seconda e vi faccio vedere che metto la retromarcia, quindi metto in folle e giro verso sinistra e vado in retromarcia. Adesso metto in seconda gamma, ecco fatto. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se vorrete vederne altri di questo tipo, iscrivetevi che presto ne arriveranno altri. Alla prossima!